Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Cometriq Ipsen SpA, ultimo aggiornamento, 20 dicembre 2021. Cos'ha Cometriq? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cometriq durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Cometriq? Cometriq è un farmaco a base del principio attivo cabozantinib, appartenente alla categoria degli antineoplastici e nello specifico altri inibitori proteinchinasi. È commercializzato in Italia dall'azienda Ipsen SpA. Cometriq può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Cometriq 20 mg più 80 mg 112 capsule, 4 confezioni blister di 21x 20 mg più 7x 80 mg. Cometriq 20 mg più 80 mg 56 capsule, 4 confezioni blister di 7x 20 mg più 7x 80 mg. Cometriq 20 mg 84 capsule rigide, 4 confezioni blister di 21x 20 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Ipsen Pharma. Concessionario: Ipsen SpA. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo: cabozantinib. Gruppo terapeutico: antineoplastici. Forma farmaceutica: capsula. Indicazioni: Cometriq è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma midollare della tiroide in progressione, non asportabile chirurgicamente, localmente avanzato o metastatico. Per i pazienti in cui lo stato della mutazione RET, Rearranged During Transfection, non ha conosciuto o negativo, si deve prendere in considerazione la possibilità di un minore beneficio prima di decidere il trattamento del singolo paziente. Vedere informazioni importanti nel paragrafo 5.1. Posologia. La terapia con Cometriq deve essere iniziata da un medico esperto nella somministrazione di medicinali antitumorali. Posologia. Le capsule di Cometriq, cabozantinib, e le compresse di Cabometyx, cabozantinib, non sono bioequivalenti e non devono essere usate in modo intercambiabile. Vedere paragrafo 5.2. La dose raccomandata di Cometriq è pari a 140 mg una volta al giorno, assunta in forma di una capsula arancione da 80 mg e 3 capsule grigie da 20 mg. Il trattamento deve continuare finché il paziente non riceva più beneficio clinico dalla terapia o finché si verifichi una tossicità inaccettabile. Bisogna aspettarsi che la maggioranza dei pazienti trattati con Cometriq richiederà uno o più aggiustamenti della dose, riduzione o interruzione, a causa delle tossicità. I pazienti devono essere quindi sottoposti ad un attento monitoraggio durante le prime 8 settimane di terapia. Vedere paragrafo 4.4. La gestione delle sospette reazioni avverse al farmaco potrebbe richiedere l'interruzione temporanea o la riduzione della dose di Cometriq. Quando è necessaria la riduzione della dose, si raccomanda di ridurre la dose a 100 mg al giorno, da assumere sotto forma di una capsula arancione da 80 mg e una grigia da 20 mg. Successivamente, si raccomanda di ridurla a 60 mg al giorno, sotto forma di 3 capsule grigie da 20 mg. Si raccomanda l'interruzione della dose per la gestione di tossicità di grado 3 o superiore, o di tossicità intollerabili di grado 2. Si raccomanda la riduzione della dose per reazioni che, qualora dovessero persistere, potrebbero diventare gravi o intollerabili. Poiché la maggior parte degli eventi potrebbe verificarsi nella fase iniziale del trattamento, il medico deve valutare il paziente attentamente nel corso delle prime 8 settimane di trattamento, per stabilire se sono necessarie modifiche della dose. Gli eventi che hanno normalmente un esordio precoce includono ipocalcemia, ipokaliemia, trombocitopenia, ipertensione, eritrodisestesia palmo-plantare, PES, ed eventi gastrointestinali, dolore addominale o a livello del cavo orale, infiammazione delle mucose, costipazione, diarrea, vomito. Il verificarsi di alcune reazioni avverse gravi, quali fistola gastrointestinale, possono dipendere dalla dose cumulativa. Tali eventi potrebbero presentarsi in una fase più tardiva del trattamento.
Se il paziente dimentica una dose, questa non deve essere assunta se mancano meno di 12 ore alla dose successiva. Altri medicinali concomitanti. Medicinali concomitanti che sono potenti inibitori di CYP3A4 devono essere utilizzati con cautela. Deve essere evitato l'utilizzo cronico di medicinali concomitanti che sono potenti induttori di CYP3A4, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 5. Deve essere presa in considerazione la scelta di un medicinale concomitante alternativo senza o con un minimo potenziale di indurre o inibire CYP3A4. Pazienti anziani. Non è raccomandato alcun aggiustamento delle dose specifico per l'utilizzo di cabozantinib nei pazienti anziani, a 0-65 anni. È stata tuttavia osservata una tendenza verso l'aumento del tasso di eventi avversi gravi in soggetti con 75 o più anni. Razza. Sono disponibili pochi dati relativi alla somministrazione di cabozantinib in pazienti di razza non caucasica. Compromissione renale. Cabozantinib deve essere utilizzato con cautela in pazienti con compromissione renale lieve o moderata. L'uso di cabozantinib non è raccomandato in pazienti con compromissione renale grave, in quanto la sicurezza e l'efficacia non sono state stabilite in questa popolazione. Compromissione epatica. In pazienti con compromissione epatica lieve o moderata, la dose raccomandata di cabozantinib corrisponde a 60 mg una volta al giorno. In questi pazienti è raccomandato un attento monitoraggio della sicurezza generale, vedere paragrafo 5, 2, poiché a copyright potrebbe essere necessario un aggiustamento delle dose o un'interruzione. L'uso di cabozantinib non è raccomandato in pazienti con compromissione epatica grave, in quanto la sicurezza e l'efficacia non sono state stabilite in questa popolazione. Pazienti con compromissione cardiaca. Sono disponibili dati limitati in pazienti con compromissione cardiaca. Non possono essere effettuate raccomandazioni specifiche relativamente alla dose. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di cabozantinib in bambini con età 18 anni non sono state ancora stabilite. Non vi sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Come trica per uso orale. Le capsule devono essere deglutite intere e non aperte. Ai pazienti deve essere spiegato di non mangiare per almeno 2 ore prima di assumere come trick e per 1 ora dopo la somministrazione dello stesso. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Le riduzioni e le interruzioni della dose si sono verificate rispettivamente nel 79% e nel 72% dei pazienti trattati con cabozantinib nello studio registrativo. 2 riduzioni della dose sono state, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Effetto di altri medicinali su cabozantinib. Inibitori ed induttori del CYP3A4. La somministrazione di chetoconazolo, 400 mg al giorno per 27 giorni, potente inibitore del CYP3A4, involontari sani A, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Cometric insieme ad altri farmaci come Eurosaurantina Euro, Euroscarbamazepina Ega Euro, Eurosdintoina Euro, Eurosdintoina Euro, Eurosfenitoina Icma Euro, Eurosfenobarbitale sodico Pfizer Euro, Eurosfenobarbitale sodico Salfa Euro, Eurosgamibeta complex Euro, Eurosgardinale Euro, Eurosluminale, compressa Euro, Eurosluminale, soluzione, uso interno, a euro, Eurosmisolina euro, Eurosnervaxona euro, Eurosrifadina euro, Eurosrifatera euro, Eurosrifina euro, Eurosrifocina euro, Eurostegretula euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Cometric durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Cometric durante la gravidanza e l'allattamento? Donne potenzialmente fertili / contraccezione in pazienti maschi e femmine. Alle donne potenzialmente fertili deve essere consigliato di evitare la gravidanza durante l'assunzione di cabozantinib. Anche le partner di pazienti maschi che stanno assumendo cabozantinib devono evitare, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Cabozantinib altera lievemente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Reazioni avverse quali affaticamento e debolezza sono state associate a cabozantinib. Si raccomanda quindi cautela quando si guidano o mettono in funzione macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse gravi più comuni associate a cabozantinib sono polmonite, infiammazione della mucosa, ipocalcemia, disfagia, disidratazione, embolia polmonare ed ipertensione.
Le reazioni avverse PA, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non esiste un trattamento specifico per il sovradosaggio di cabozantinib e non è stato determinato quali possano essere i sintomi in seguito a sovradosaggio. Qualora si sospetti sovradosaggio, l'assunzione di cabozantinib deve essere interrotta e deve essere predisposta una terapia di supporto. I parametri clinici metabolici di laboratorio devono essere monitorati almeno settimanalmente o secondo quando considerato adeguato clinicamente, al fine di valutare qualsiasi possibile tendenza a variazioni. Le reazioni avverse associate al sovradosaggio devono essere trattate con una terapia sintomatica. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agente antineoplastico, inibitore delle proteine chinasi, codice ATC, L01X07. Meccanismo d'azione. Cabozantinib ha una molecola di piccole dimensioni che inibisce diversi recettori tirosin chinasici, RTK, receptor tirosine kinases, coinvolti. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. In seguito alla somministrazione orale di cabozantinib, i picchi delle concentrazioni plasmatiche di cabozantinib sono raggiunti da 2 a 5 ore dopo la dose. I profili temporali di concentrazione, dati preclinici di sicurezza. Le reazioni avverse non osservate negli studi clinici, ma riscontrate in animali a livelli di esposizione simili a quelli dell'esposizione clinica e con possibile rilevanza nell'impiego clinico, sono le seguenti. Elenco degli eccipienti. Contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, crosscarmellosa sodica, sodio amidoglicolato, silice colloidale anidra, acido stearico. Involucro della capsula: gelatina, ferro ossido nero, e 172 solo per le capsule di 20 mg. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Cometriq a base di cabozantinib sono: Cometriq, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.